Ah, ciao amici, non sapevo che era già partito. Non ho cambiato mestiere, non sono qui dietro il banco. C'è qualcuno che ha più diritto di esserci. Vieni Luca, ciao a tutti. Ciao a Questa tutti. è la serie dei video che stiamo facendo per presentare un pochettino il mondo fotografico, non solo per i pezzi, per le dotazioni, per gli aspetti tecnici, ma per quello che avviene dietro il banco, quello che va un po' di più, che va un po' di meno e soprattutto le ultime dinamiche del mondo fotografico, un mondo così in evoluzione come non è mai stato in questi ultimi tempi. Smartphone da una parte che hanno scardinato tutte le compattine, quelle che si regalavano alla comunione, eccetera, ormai ciao ciao, dall'altra parte le mirrorless che stanno dando una svolta, se vogliamo, anche al mondo della fotografia. Una nuova vita. Sì, anche perché non dimentichiamocelo, ci puoi montare anche ottiche che magari erano state messe un po' in cantina, Konica, Leica R, insomma Contax, quindi ottiche di una certa qualità e di un prestigio. Abbiamo realizzato un po' di video su Canon, Nikon, sui principali brand. Oggi parliamo di Sony, anche perché in tema mirrorless, se vogliamo, sono loro che sono stati i primi, i pionieri. Esatto. Ti ricordi le prime A7 che vennero fuori? Ma cosa sarà? Ma piccola così? L'Enex, la gente che la comprava perché era compatta, poi si accorgeva che era compatta, aspetta, vendimi anche il battery grip che almeno la impugno come una reflex. Insomma, però indiscutibile la qualità di questi sensori. Ma ancora oggi che sono arrivati Nikon e Canon, Sony ha un senso? Sony ha un senso per chi fa video. Per la fotografia di qualità paesaggistica, dove vengano richiesti anche molti megapixel, anche lì Sony la fa un po' da padrona con alcune sue macchine, la serie R, l'RM3, l'RM4, ora è uscita anche la nuova. Ecco, che porta in dote una valanga di pixel. Di pixel, esatto. Quindi non si è ancora fermata la corsa ai pixel. No? Visto che c'è Gabriele che ci sta filmando e che di clip e di video se ne intende un po', dopo chiederemo anche lui un parere invece per l'aspetto tecnico dei video, perché non dimentichiamo che un po' tutte le camere, soprattutto le ultime, è vero anche le reflex che ormai però sono fuori produzione, possiamo dire, sono dei corpi ambivalenti, tanto per il fotografo quanto per il videomaker. Promettono e mantengono delle caratteristiche dei filmati di tutto rilievo. A me il look Sony piace comunque, un po' secco se devo dire, però insomma è un po' a metà strada fra i due. Sì. Sebbene lo ricordiamo, per chi magari non lo sapesse, che il sensore Sony è quello che poi equipaggia anche le camere Nikon. Esatto. E c'è tanta, ma dico tanta innovazione, il sistema di far passare la circuitazione dietro, per esempio. Io ammetto di aver visto un salto di qualità, cioè una pulizia di immagine che la 850 e altre camere come le Sony hanno portato, però resta comunque pur sempre un po' a metà strada ancora oggi, e cioè hai il cliente che è affezionato a Sony, il cliente che vuole scoprire, oppure cioè com'è? Allora, Sony, la maggior parte dei clienti hanno già una Sony. Chi si avvicina a Sony è perché magari un amico, un conoscente, un parente ha Sony, ne parla bene e si avvicina diciamo, al mondo Sony. L'osticità del marchio è un po' il menù. È il menù. Mannaggia, soprattutto poi diciamo anche per chi le va a comprare magari da qualche altro canale, si trova solo quello inglese. Esatto. E lì sono dolori. Menù Sony più solo inglese. Perché solo loro sanno come l'hanno sviluppato, poi ci si prende la mano perché anch'io le ho avute. Questa che ho in mano è la 6004, anche questa quando è uscita qualcuno, perché siamo sempre là, si tratta di migliorare qualcosa che va già molto bene, la 6003, la 65, la 5100, insomma esatto. Hanno fatto veramente delle belle tappe, quindi quando esce il modello nuovo o fa un fuoco d'artificio oppure sì, però quella che avevo prima faceva quello e quell'altro. Sta di fatto che, ecco, io quando prendo una Sony ho in mente, capisco il concetto di compatta. Perché innanzitutto la serie 6000 è veramente compatta. Cioè è compatta così, la mia mano poi non è una mano grande, quindi ci casca anche molto bene, impugna una qualità, una solidità, a me piace questo. Poi è vero che dobbiamo anche dire,
dimentichiamo le prime serie, quelle che premevi per attivare e ti mettevi lì ad aspettare, ti giravi il caffè, eccetera, il refresh del mirino. Qui siamo andati effettivamente avanti, ma è strano che tu ce l'abbia ancora qua, perché queste mi raccontavi che insomma ti durano davvero queste poco. sì, queste fortunatamente hanno un bel mercato. La 6004, la 6005, ma anche specialmente la 6006, che viene utilizzata più per fotografia, fortunatamente. Sì, parlando di fotografia. Ha ripreso un po', sì. ha ripreso un po' così, però è vero che oggi come oggi, insomma, secondo me queste camere offrono la possibilità più a quelli come me che sono nati con la fotografia di dire, boh, metto un piedino anche nel video, anche quando faccio qualche matrimonio. La bella scena che hai già fotografato, ti porti a casa la clippetta, anche che gliela metti, sì, è un ricordo un po' diverso, vero? Ho visto che hai un po' di serie 7, AR, S3, eccetera, sono delle belle camere anche quelle. E queste, secondo te, per quello che è un po' il tuo termometro, rispetto a una serie R Canon, a una serie Z Nikon, ha il suo pubblico ancora la 7 comunque, lo mantiene? Sì, fortunatamente per Sony, ma anche per noi che gestiamo un po' il mercato dell'usato, la serie 7 ha sempre il suo riscontro. Sono delle belle camere anche. Poi guardavo qua, perché adesso stiamo un po' parlando così del marchio in generale, però poi faremo qualche approfondimento, perché ho visto che mi hai messo fuori questo Batis 25 F2 che è da leccarsi i baffi, questa un'ottica tra l'altro che Zeiss a tutti gli effetti pesa un quarto del vetro che ci aspettiamo di uno Zeiss. Poi possiamo metterci tutte le polemiche dei Kyocera, è fatto di qua, è fatto di là, però la qualità c'è. A me interessa quello, come fotografo mi interessa quello. Ho visto però che hai un paio di prelibatezze, anzi diciamo 3. Innanzitutto colgo l'occasione per Sigma Art. Questa ha fatto una bella serie, la Sigma Art. Sì, la Sigma con la serie Art ha fatto sicuramente un passo avanti, avvicinandosi alle ottiche del brand, ma anche dove ha la baionetta. Dove ha la baionetta, ma anche secondo me su qualche focale anche qualcosina di diverso da vero, perché ci sono delle ottiche di assoluto rilievo, ma vedo anche Tamron. Anche Tamron non è mica seconda a nessuno. Poi adesso aspettiamo anche che arrivino con gli attacchi per le mirrorless, perché quando arrivano quelli, i signori Canon, i signori Nikon dovranno abbassare un pochettino i prezzi, perché gli RF come ZF si pagano un po' tanto, quindi ben venga l'usato finché c'è, ma chi l'ha comprato non gliela darà molto facilmente, presumo, però lo so, però gli darà delle limitazioni, però arriverà, perché comunque specialmente su quella ghiera che c'è sulle ottiche, quella no, che poi sembra, quando ho letto così le prime, c'è questa ghiera che puoi personalizzare, vabbè, che me ne importa, una volta provata. E invece è utile, ti ci metti il bilanciamento del bianco, ti ci metti un comando che usi spesso ma che ti tocca richiamare, per me è utile. Certo, finché non ce l'avevi non ne sentivi la mancanza, quando ce l'hai poi ti accorgi. Beh, parlavamo di Tamron, vedo un 18-300 che un po' come, questo però me lo devi tirare giù tu perché io non ci arrivo, il 24-240 Sony, questo è un attacco nativo Sony, uno zoom tuttofare che nel nome e nel fatto, perché è un 10x che mantiene una luminosità costante, cioè costante, insomma non è costante quella, la qualità è costante, volevo dire, si sposta da 3,5, 6,3, insomma dai, è accettabile perché diventa un 2,40, è un bello obiettivo con una moltiplicazione di 10 volte, insomma è una bella ottica tuttofare che giustamente pesa per bilanciare con un corpo a 7,3. Certo, esattamente, e poi non dimentichiamo anche un'altra cosa, al di là della qualità costruttiva che dicevi, e che, guarda, invito Gabriele proprio a mostrare anche quanto sia afflizionato, proprio bello, ma un 240 che tutto sommato si estende, rimane portabile a tracolla, insomma, non quindi, e poi comunque alla fin fine, io parlo da fotografo, quale sono, è vero che la qualità la trovi nelle ottiche d'eccellenza, però l'ottica d'eccellenza te la compri proprio quando hai capito che cosa ti piace, che genere, allora lì faccio l'investimento, perché alla fin fine sono queste che usi, non dico un 10x, ma
il 3x, il 4x, il 70-200, una per tutte, 24-70, uno per tutte, c'è un bel 24-70 comunque F4, Sì, qui, esatto, assolutamente. sì. E allora, a proposito di tutto fare, il 18-300 della Tamron non è mica male. Assolutamente, A me è assolutamente. piaciuto questo. Tu l'hai provato? Che tra hai avuto- l'altro è un'ottica tutto fare, l'ho provato, sono riuscito a fare qualche fotografia, ma per attacco Fuji. Ah, per attacco Fuji. Quindi lo conosci su quell'altro Lo brand? di conosco cui sull'altro brand. Parleremo anche di quello. E di foto, perché veramente... Esatto. Distributore italiano di Tamron. Loro si sono bilanciati parecchio sulle garanzie, perché Sì. comunque 5-10 anni, cioè significa essere consapevoli di avere, scusami che faccio un po' di spazio, di essere consapevoli di avere un prodotto che funziona, perché 10 anni Non sono è da- tanti, non è 5 da- anche sono tanti. Io ho avuto dei Tamron nella mia vita, mi ricordo il primo 24-135 SP sulla pellicola, sui Velvia, sui Provia, e però mi è rimasto un po' nel cuore, perché poi erano insomma anche gli anni che si cominciava così, e è vero che guardato adesso ti fa ridere, aveva una caduta ai bordi drammatica, e tanto quello c'era, Sì, non è che che potevi potevi scegliere scegliere tanto di più, ma questi ultimi fanno i baffi, ci sono, cioè anche questo 24-240 è molto bello, e questo tutto sommato non costa una follia, Assolutamente. e permette di portarsi a casa degli belli scatti a 300 mm, è così, insomma, certo non sarà il 300-2.8, però ti avvicina allo scatto. Poi per un- Un'ottica da viaggio, se uno deve Ecco, fare poi- un viaggio, deve affrontare un viaggio portandosi il più leggero possibile, un corpo macchina è un'ottica. Ma Con sì, queste ma- ottiche qui ma sei poi non vai a fare la posto. caccia fotografica No. con questo, quindi fotografi un paesaggio, anche che lo fotografi a f8, f11, perché quello devi stringerlo, non Esatto. ti cambia molto. Però a proposito di tele, ho visto che ne hai uno molto interessante, sì. che è uscito da poco, e tu ce l'hai già qua invece nell'usato, pensa un po', quindi è una ghiottoneria questa. Sto parlando del 150-500. Su queste ghiottonerie novità che sul mercato dell'usato, ringrazio Gabriele che facendo anche il buyer per il negozio di Livorno riesce a trovare queste chicche per i nostri clienti. Ok, perché questa, cioè, voglio dire, è veramente recente questo Esatto, 150. sì, sì, è recentissima come Io uscita. non l'ho provata, quindi mi fido di quello che mi racconti tu, anche se avrò la curiosità di provarla per raccontarla un po' ai nostri amici, perché poi alla fin fine sono questi gli obiettivi che, cioè, per mettersi il 300, per mettersi un 400 è un conto, però la palestra, la scuola te la fai qua. E ne parlavo prima proprio con Gabriele, che è dietro la camera, ma che saluto per tutti voi. Si diceva, una volta tutti quanti ci si guadagnava, si faceva la gavetta, quando il 100-400 ti stava stretto perché l'avevi spremuto, perché ti accorgevi che ormai la fotografia indoor non ci stavi più dentro perché la camera non aveva il viso, la velocità qua e là, allora si andava a fare qualcosa di diverso, faccio l'investimento. Ma questi sono dei signori obiettivi. Io vabbè che l'avevo preso da te, proprio il 150-600 ce l'ho ancora, perché lo ritengo un obiettivo più che mai valido e onesto. E guarda che bello comunque, Sì, tozzo, sì, sì. bello, ma proprio, ma questo è nuovo. No, questo è acquistato da un cliente pazzo. È proprio nuovo, volevo che provare l'ha ridato subito come via. si estende, e per mostrarlo lo faremo dopo. Guarda, tutti i suoi comandi, Sì, lo stabilizzatore, uno stabilizzatore che fa Compatto. il suo lavoro, bello, pesa il giusto, ed è un 500 mm, e comunque anche in questo caso, lo appoggio così, dopo lo ricoveriamo bene, anche in questo, poi scusami che controllo un'altra cosa, guarnizione, sì, sono sciocchezze, ma lo dico sempre ai miei allievi che vengono, sono sciocchezze, però proteggono dalla polvere quando lo attacchi alla camera, la tenuta di luce, tutto quanto. Questo è uno dei più belli, dei più solidi, come policarbonato, tappo di chiusura posteriore. Siccome non ce li regalano e ci paghiamo tutto, quando trovo dei tappi dietro che fanno piangere o dei tappi davanti Sì. che fanno piangere, mi arrabbio un po'.
Poi vedo che anche questo intelligentemente c'ha già l'arcade C'è Swiss. l'arcade Swiss già, Tamron non è da sottovalutare per queste insomma, accortezze che fa. cioè ti toglie una spesa, e quindi insomma ha tutta la mia simpatia questo marchio. Questo assolutamente da provare. E comunque anche questi obiettivi seguono un po' l'ultimo andazzo, e cioè quando si dice colpo al cerchio, colpo alla botte, crescono gli ISO sulle camere, allora posso anche venderti senza timore un obiettivo come questo, 6-7 F11, i Canon RF, che hanno avuto una bella intuizione. L'abbiamo fatto vedere nel video su Canon, un F11 che un 800, un 600 che pesa niente, Niente. E che riesce, e che non costa come che un non costa, 800, infatti, 600, però e alza che un ci po' fa il- divertire. Esattamente, quindi sarò curioso di provarlo. A voi tutti amici, grazie a Luca, grazie a Gabriele di RC Livorno, alla prossima, ciao! Ciao!